Ciao a tutti, il tuo linguaggio del corpo può farti diventare chi vuoi. Noi spesso siamo abituati ad utilizzare il linguaggio del corpo per capire quello che ci dice l'altra persona, anzi spesso non siamo neanche abituati a fare questo, spesso non prendiamo neanche in considerazione il linguaggio del corpo, ma nella migliore delle ipotesi le persone che conoscono il linguaggio del corpo cercano di capire quali sono le esigenze profonde degli altri, utilizzando proprio, leggendo proprio il linguaggio corporeo delle altre persone, la comunicazione non verbale. Perché sappiamo che noi comunichiamo al 90% circa attraverso il linguaggio non verbale e solo il 10%, forse anche meno, rappresenta il contenuto verbale. Ora, però, c'è da dire un'altra cosa fondamentale, un'altra cosa molto importante. Il nostro corpo non soltanto ci dice cosa pensano gli altri a livello più profondo, quindi leggere il linguaggio del corpo degli altri ci può dire se gli altri mentono, se gli altri sono invece in una situazione di, diciamo, verità. Quindi il linguaggio del corpo, osservarlo, ci dà molte indicazioni importanti. Ma c'è molto di più, c'è molto di più. Noi possiamo usare il linguaggio del corpo, quindi la comunicazione non verbale, per modellare il nostro carattere, perché noi partendo dal corpo possiamo condizionare la nostra mente e quindi possiamo diventare chi veramente siamo, chi veramente vogliamo diventare. Questo è molto importante perché la fisiologia trasforma la mente. La fisiologia ci dà indicazioni molto importanti su chi possiamo essere, su chi possiamo diventare e su quelle che saranno le nostre capacità. Noi condizionando il nostro corpo condizioneremo la nostra mente. Questo è evidente, basta pensare allo yoga, ad esempio, all'hatha yoga. Lo yoga ce ne sono di diversi tipi, ma lo yoga che utilizza le posizioni corporee attraverso il corpo condiziona la mente. Poi esiste un'altra forma di yoga, ad esempio lo yoga nidra, lo yoga, il raja yoga, che parte dalla mente per condizionare il corpo. Quindi mente e corpo di fatto sono collegati, questo è evidente, lo sappiamo. Non c'è bisogno di una scienza per capirlo, basta rendersi conto del fatto che piangiamo quando siamo tristi e ridiamo quando siamo allegri. Ma noi quindi possiamo diventare ciò che vogliamo utilizzando il linguaggio del nostro corpo. Se io voglio diventare una persona sicura di me, devo manifestare, forzare il mio corpo ad avere il linguaggio del corpo di una persona sicura. Per fare questo possiamo prendere degli avatar, possiamo prendere alla televisione, non lo so, guarda Humphrey Bogart per dire di un tempo, o comunque gli attori, le attrici, usiamoli, anziché diciamo farci usare, usiamoli. Se vediamo un attore che ci dà, capiamo che ci dà sicurezza, che ci dà, che gli altri reputano un attore sexy, sensuale, seducente, forte, deciso, maschio alfa, femmina alfa, seduttore, seduttrice, imitiamo i comportamenti, imitiamo l'atteggiamento, impariamo ad imitare. Noi siamo cresciuti imitando. Imitare gli atteggiamenti, imitare il linguaggio del corpo ci permetterà di essere più sicuri di noi stessi. Tenere le spalle aperte, petti in fuori, dimostrare di essere ben piantati nel terreno ci dà un'immagine di solidità, ci dà un'immagine di forza. Dobbiamo avere questa immagine per essere forti, perché una persona, ad esempio, ridere, essere allegri, mantenere, camminare a testa alta, guardare le persone, mettersi il vestito più bello che ci rende più belli, più interessanti,
scherzare, ridere, non permette al cervello di, ad esempio, codificarci come depressi. Non è possibile. E quindi verremo codificati come persone invece che, insomma, sono sicure di sé, sanno quello che vogliono. Allo stesso modo, se noi ci comportiamo come se fossimo delle persone che seducono, delle persone che si sanno fare amare, delle persone che hanno una forza interiore, e iniziassimo a usare la comunicazione non verbale, anche iniziando a copiarla puramente da qualche attore, qualche attrice, qualche persona che conosciamo, che rappresenta questo riferimento, e noi acquisiremo quelle capacità. Possiamo diventare chi vogliamo, se sappiamo usare bene il linguaggio del nostro corpo. Possiamo veramente diventare chi vogliamo. Possiamo veramente diventare delle persone nuove. Possiamo veramente diventare delle persone che sanno esattamente quello che vogliono e lo raggiungono, modellando il linguaggio del proprio corpo, modellando i propri atteggiamenti, modellando la propria comunicazione fisica, la propria fisicità. Noi cambieremo la nostra mente, cambieremo anche il nostro modo di pensare e la mente si allineerà al messaggio che il corpo le manda e quindi potremo mettere in atto rapidamente, molto rapidamente, una trasformazione importante per la nostra vita. Dobbiamo volerlo, dobbiamo rendercene conto di avere questo potere e allora usiamo tutto ciò che abbiamo per diventare delle persone migliori. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.